Vorrei chiudere il ragionamento di questa giornata, quindi questo dovrebbe essere il terzo o quarto, forse il quarto videolog che sto producendo questa mattina, così chiudiamo proprio anche tutto l'aspetto del ragionamento che è stato eseguito durante l'intera settimana. È passata veramente una settimana dove sono stati sviluppati molti concetti, molte idee, molti ragionamenti. Una cosa importante quando si sviluppa una nuova attività è quella di dividerla dalla vita privata. Voi direte, cosa vuol dire dividerla dalla vita privata? Io ho la mia piccola attività e sto utilizzando la stessa identica email che utilizzo per tutto il resto perché tanto ricevo poche email. Il punto chiave di avere un'attività che è completamente staccata dalla vostra realtà, dalla vostra vita privata, è che un'azienda è come se fosse un oggetto fisico, ovvero è un telefonino, è un mouse, è una cosa. E quando un'attività viene vista come una cosa, diventa tutto molto più semplice nella gestione di quelle che poi sono le spese, di quelle che sono le comunicazioni, perché la comunicazione non mi arriva più in linea diretta sulla vostra email. Ci sono situazioni in cui potrebbe venirvi l'ansia se ricevete delle ingiunzioni di pagamento che avete dimenticato di pagare oppure delle attività che dovete chiudere assolutamente, che vanno a finire in mezzo alla lista delle email e poi vanno perse e vi siete dimenticati. Avere una gestione completamente separata dei vostri contenuti in un altro account vi permette di tenere sempre sott'occhio ciò che state facendo. E in questo modo anche a livello mentale non siete mai sotto stress perché quando siete nella vita privata vi state facendo le grigliate, siete insieme agli amici, ricevete una comunicazione, ma è una comunicazione dell'amico che dice sono in ritardo. Dall'altra parte, quando siete invece impegnati come ora, come state vedendo adesso, nell'attività del vostro progetto, diventate i responsabili della vostra azienda, ovvero voi in quel momento state pensando e ragionando come i principali supportatori della vostra stessa azienda. E non avete più la distrazione dell'amico che vi manda il messaggino, no, perché voi in quel momento siete l'azienda e non avete tempo da perdere con tutti gli altri interessi laterali che potrebbero disturbarvi. Per questo motivo vi do alcuni consigli che potrebbero esservi utili quando fate partire un progetto, indipendentemente dal fatto che il progetto fallisca oppure che vada avanti, perché comunque l'imprenditore ha sempre questo 50%, 50% potrebbe fallire, 50% potrebbe andare avanti. Però d'altra parte è proprio caratteristica dell'imprenditore puntare su se stesso, trovare dei punti da cui imparare, eventualmente rialzarsi e dire ok, andiamo avanti per un'altra direzione. Come ho strutturato quindi questo progetto affinché possa essere adatto alle mie esigenze operative e allo stesso tempo alle esigenze del 3D artist che mi sta, con cui stiamo collaborando. Siamo ufficialmente 50-50 dei lavori che stiamo facendo. Lui sta facendo una cosa per la quale io non ho tempo e anche delle difficoltà oggettive e soggettive per quanto riguarda i colori, che ho delle difficoltà nel poterli distinguere e quindi per me è un appoggio non indifferente nello sviluppo di quello che stiamo facendo. Dall'altra parte, forse io sono più adatto nella gestione anche di questo tipo di attività, in quanto ne ho fatte partire parecchie nel corso del tempo, ho fatto molti esperimenti e molte prove. Quindi questo ci permette di avere lo stesso account insieme perché tanto siamo solo in due, non abbiamo un grosso problema, però a livello di concetto permette eventualmente in un secondo futuro di integrare all'interno figure che possono connettersi a noi, utilizzare le nostre stesse abilità, le nostre stesse piattaforme con un loro account che noi possiamo tenere d'occhio e così ognuno lavora da casa. Volete lavorare alle 5 di mattina? Non c'è problema, lavorate alle 5 di mattina. Volete lavorare alle 4 del pomeriggio? Lavorate alle 4 del pomeriggio. L'importante è rispettare la roadmap. Avete accesso a tutti i contenuti, potete vedere quello che stiamo facendo e le mappe mentali ci sono, gli appunti ci sono, basta semplicemente andare secondo una certa direzione. Così sia io che il socio, chiamiamolo così, abbiamo accesso alla stessa identica piattaforma. Lui ha il suo accesso a questa piattaforma, io ho il mio. Quando accediamo abbiamo sempre
la stessa attività già imbastita nella barra dei preferiti. Siccome la maggior parte di questa attività rientra in questo, ovviamente poi la parte del 3D con Blender e io la parte di Unity me la lavoro da casa, però abbiamo la necessità di poter vedere che cosa accade ed eventualmente quando non posso io deve rispondere lui ai commenti, quando non può lui devo rispondere io ai commenti, quando io posso pubblicare qualche contenuto come quello che sto facendo adesso lo pubblichiamo, quando lo pubblica lui e dopo eventualmente correggiamo le parti dei testi, eventualmente io prendo il suo video, lo trasformo, se c'è qualche modifica da fare, così c'è questa collaborazione dove delle parti su cui io sono carente le fa lui e delle parti dove lui è carente le faccio io. Come è stato imbastito l'account? Quindi c'è un'email principale che gestisce tutto quanto. Da questa poi noi abbiamo sulla barra dei preferiti ogni dashboard sulla quale andremo ad agire. Così quando noi chiudiamo tutte queste bellissime finestre e non abbiamo più l'accesso a queste finestre, ovviamente ci basta aprire una nuova finestra, abilitare la dashboard sulla quale vogliamo entrare, mettiamo ad esempio quella del sito, e poter accedere direttamente alla dashboard sulla quale poi andremo ad aggiungere dei contenuti. Vogliamo fare un contenuto nuovo su Twitter, si va nella home di Twitter e si va ad inserire direttamente il post che deve essere inserito. Imbastire il progetto in questo modo è tedioso perché bisogna andare ad aprire ogni singola pagina con l'account nuovo creato appositamente per questo. Bisogna ricordarsi di mettere i link diretti delle dashboard per ognuno di questi siti paralleli. Bisogna che sia tutto ordinato, ci deve essere la contabilità a parte, l'account PayPal a parte nel caso in cui qualcuno chieda qualcosa. Dovrà esserci tutta una serie di cartelle stabilite, però in realtà è tipo un piano lavoro, no? Quindi voi avete a disposizione le vostre cartelle, i vostri docs, all'interno di questi docs ci sono tutte le informazioni che vi servono per andare a trovare immediatamente quello che vi serve. Gestire in questo modo le attività, poi se queste prendono piede, sarete molto più veloci nel rispondere ad eventuali mail perché è già qui, quindi si clicca, si va a vedere dentro una volta al giorno l'email, dopo a mezzogiorno eventualmente si guarda un'altra volta, poi lo si chiude e quindi l'attività è stata chiusa. Se c'è da andare a fare un post solo su Twitter, si va solo su Twitter, se si vuole andare su Reddit si fa solo Reddit. Ovviamente è stato implementato anche IFTTT, ma non sono sicuro che lo useremo, non all'inizio, vedremo eventualmente in un secondo momento. Imbastire in questo modo le attività richiede indubbiamente più tempo. Ci sono volute parecchie ore per creare le varie piattaforme, stabilire che cosa mettere all'interno della piattaforma, i testi da mettere, le immagini del logo, stabilire il banner, quanto grande deve essere e poi ricordarsi di inserire ovviamente tutti i link diretti alle dashboard per accederci velocemente. Ma facendo così, se io una mattina mi alzo e dico mi sono dimenticato di mettere una frase su YouTube sul video che stavo caricando, vado direttamente qua, non devo ogni volta scrivere YouTube, poi andare a cercare dov'è la dashboard, poi da lì andare a cercare dove si va a mettere il post. No, mi salvo ciò che mi serve esattamente nella posizione in cui mi serve e mi faccio gli account rapidi, i collegamenti rapidi per poter eventualmente andare ad inserire il contenuto che mi interessa. Va bene, anche per questo momento abbiamo parlato di questa parte un po' gestionale, tediosa, vi assicuro che è noiosissimo imbastire tutto questo. Adesso c'è tutto e niente, vediamo come andrà a finire.